Ma non riuscite a metterla in post-produzione, cioè come un ologramma? No, no, vabbè, niente da fare. Il TG deve andare in diretta e la diretta prevede che Susi non ci sia perché è malata. Quindi anche oggi dovete accontentarvi di me. Siamo a Trieste con un'iniziativa particolare e un'esperienza particolare per noi turisti. È il tram di Opicina. È una tranvia considerata unica nel suo genere e funziona dal 1902. Opicina è una località che viene raggiunta da questo tram con un percorso che è di soli 5 km, ma con un dislivello di 328 metri e una pendenza massima che tocca il 26%. Insomma, si sale lungo un tragitto molto panoramico, ma anche, soprattutto, molto ripido. Al tram di Opicina è dedicata anche una delle più famose canzoni triestine, Il tram di Opicina. No, questo è un'inflessione un po' veneta, insomma, vabbè, perdonatemi, comunque, vabbè, è il tram di Opicina, che racconta con toni allegri di quando all'inizio del 1902 si ruppe un freno e una motrice deragliò dai binari. E meno male che la raccontano con toni allegri. Comunque, se siete a Trieste anche, c'è una mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Il titolo è 15-18, due fronti, una città. Questo è molto importante perché Trieste ha una storia incredibile, Trieste ha una storia anche di conflitti linguistici, perché era da sempre al centro, no, di un territorio conteso, est, ovest, nord, sud. Adesso questa multiculturalità può essere una grande occasione perché Trieste ritorni ad essere quella che era, una capitale, un anello di congiunzione tra nord e sud, tra est e ovest, in cima all'Adriatico. Trieste, una visita bellissima. Parliamo di Firenze e parlando di Firenze è ovvio che si arriva a parlare di opere d'arte, musei, eccetera, eccetera. State a sentire la notizia. A Firenze, o meglio alla Galleria dell'Accademia di Firenze, fino al 30 aprile si può visitare la mostra dedicata a un artista del Cinquecento, conosciuto tra gli addetti ai lavori ma poco noto al grande pubblico. Parliamo di Carlo Portelli, fu uno tra gli artisti più attivi, per la maggior parte è stato, come dire, assoldato dalle imprese medicee, ma non ha avuto poi una gran ribalta finora e questa mostra vuole invece farlo riscoprire, mettendone in risalto il lato un po' eccentrico, perché proprio alla Galleria dell'Accademia c'è la famosa pala con l'Immacolata Concezione, che è considerata un po' il suo capolavoro e che a fine Cinquecento scandalizzò la critica per l'esibizione sfacciata e irriverente delle nudità di Eva. Non mi viene in mente che adesso è arrivato il primo ministro iraniano e hanno inscatolato tutte le... Vabbè, lasciamo stare. Chissà cosa avrebbero dovuto fare loro in questo caso. Comunque, sempre restando a Firenze, un altro suggerimento, se siete lì, no? Fate un bel giro al Mercato Centrale, che è stato recentemente recuperato. È tutto in ferro e vetro e fu ideato nel 1874 dall'architetto Mengoni, lo stesso che ha progettato la Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Un altro percorso storico-naturalistico. Parliamo di Milano, ma non della città con tutte le sue bellezze antiche e moderne e i tantissimi eventi che la animano. Parliamo questa volta del territorio che circonda Milano. È un territorio magari meno conosciuto, ma con grandi spunti, molto belli. Uno di questi è la Strada delle Abbazie, tra il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino. Nota bene, Milano in realtà non sembra, ma è zona agricola circondata da questi parchi che sono appunto terra coltivata. Ecco, lungo questo itinerario, ripeto, la strada delle abbazie, si scoprono ben 7 tra abbazie e chiese. La più nota è quella di Chiaravalle, ma ci sono anche quella di Mirasole e quella di Viboldone. E poi, nota bene, tra il 13 e il 14 febbraio sono in programma visite all'abbazia di Morimondo, è fondata attorno al 1100 dai monaci cistercensi, fondamentali per la conservazione
in tempi medievali delle tradizioni agricole, le hanno sviluppate, le hanno sperimentate come i benedettini del resto. Il 6 marzo invece da notare c'è una degustazione a base di dolci e di frittelle e comunque dovete consultare il portale della Strada delle Abbazie. E siamo arrivati, sono arrivato perché sono solo Susi è malata, ma insomma siamo arrivati ai consigli per il weekend. Allora ricordatevi, a Terni c'è il cioccolentino che fa rima con San Valentino, naturalmente, che però appunto l'abbiamo detto è patrono della città, quindi San Valentino a Terni è una roba seria e storica. È l'evento più dolce dell'anno ed è una kermesse dedicata al cioccolato che va in scena appunto fino al 14 febbraio. Devo ricordare che è la festa di San Valentino, no, perché lo sapete tutti. Poi il 14 febbraio è anche l'ultimo giorno del Carnevale cremasco e la maschera tipica di Crema è rappresentata dal contadino con l'oca in braccio, col fazzoletto al collo e gli zoccoli di legno, che apre le danze e le sfilate dei grandi carri allegorici. Invece a Busseto, in provincia di Parma, va in scena la 135esima edizione del Gran Carnevale della Risata. C'è da ridere, ma non solo, è interessantissimo perché è una sfilata con tutti gli strumenti musicali esistenti al mondo, è una sfilata composta da bande marcianti, da bande musicali, tra arie di opere, naturalmente siamo nella patria di Verdi, opere e operette. Questo per questo weekend.